lezione parleremo della presenza dell'acqua su Marte, la cui esistenza è stata ormai confermata da diverse sonde nel corso degli anni. Vedremo quali sono le tracce lasciate dall'acqua sulla superficie marziana e le scoperte più importanti effettuate dalle sonde. A tal proposito ricordiamo che l'atmosfera marziana, essendo estremamente rarefatta, esercita una bassissima pressione superficiale, per cui non permette la formazione di grandi quantità di acqua liquida in superficie. E anche le bassissime temperature marziane di certo non aiutano. Grazie all'analisi dei dati raccolti dalle sonde, si è scoperto che l'acqua è presente soprattutto nelle calotte polari e sul fondo di crateri prossimi ai poli. L'estensione delle calotte polari cambia a seconda della stagione. È maggiore in autunno e inverno, quando l'anidride carbonica atmosferica congela e si deposita al suolo sotto forma di ghiaccio secco. In primavera e estate invece è minore perché il ghiaccio secco sublima. Ogni estate il ghiaccio secco scompare, mentre il ghiaccio d'acqua rimanente forma una calotta polare residua. Ciò avviene in entrambi gli emisferi, con la differenza che la calotta polare residua meridionale ha una minore estensione di quella settentrionale. L'acqua è presente in gran quantità anche nel sottosuolo, dove forma permafrost, il terreno ghiacciato presente anche nelle regioni più fredde del nostro pianeta. Ulteriori studi hanno appurato che in superficie e nel sottosuolo fino a circa 40 metri di profondità sono presenti almeno 5 milioni di chilometri cubi di ghiaccio d'acqua. Per dare un'idea di questa grande quantità, immaginate di sciogliere il ghiaccio di entrambe le calotte polari marziane. Otterreste un oceano profondo 35 metri che potrebbe avvolgere tutto il pianeta. In passato, attorno a 4 miliardi e mezzo di anni fa, Marte aveva probabilmente un'atmosfera più densa di quella attuale e quindi una temperatura più elevata. Queste condizioni avrebbero permesso l'esistenza di un oceano che ricopriva un terzo della superficie del pianeta. Le testimonianze della presenza di abbondanti quantità di acqua liquida nel lontanissimo passato di Marte sono molto numerose e comprendono, per esempio, bacini lacustri, canali di deflusso prodotti da inondazioni, letti di antichi fiumi. Nel 2013, sempre Mars Express ha fotografato la parte centrale dell'Osuga Valles, un solco fluviale lungo 164 km e profondo addirittura 20 km in certi punti. Forse si è formato a seguito di inondazioni catastrofiche. In questa immagine si nota anche il contorno di un antico cratere riempito dai sedimenti. Un esempio di antico delta fluviale si trova invece nel cratere Eberswalde, ripreso dalla sonda Mars Global Surveyor nel 2003. Nel 2008 il lander Phoenix invece ha ripreso un paesaggio piatto caratterizzato da fessurazioni poligonali, tipiche del permafrost. Qui vediamo un confronto tra il permafrost marziano in alto e quello terrestre in basso. Ha confermato anche la presenza di ghiaccio d'acqua appena sotto la superficie, grazie ad uno speciale braccio robotico progettato per scavare la superficie sabbiosa fino ad una profondità di mezzo metro. Il ghiaccio è la parte biancastra, si noti come nell'arco di 4 Sol una piccola porzione si è evaporata. Nel dettaglio si vede chiaramente come i 3 piccoli grumi di ghiaccio presenti a Sol 20 sono scomparsi a Sol 24. Nel 2019 la sonda della NASA Mars Reconnaissance Orbiter ha ripreso alcune stretture scure sui pendii del cratere Hale. Si ritiene che si siano formate dal deposito di sedimenti trascinati a valle da un flusso d'acqua. Su Marte sono presenti anche numerosi canali di deflusso formatisi miliardi di anni fa. In questa ripresa di Mars Express del 2005 vediamo la zona tra la Yanni-Kaos e l'Ares Vallis. Si notano tutta una serie di colline basse e arrotondate, che potrebbero essere i detriti dell'erosione di montagne più alte.
Questa tipologia di terreno è chiamata terreno caotico e potrebbe essere stato originato da grandi alluvioni derivate dallo scioglimento dei ghiacci presenti nel permafrost. I due rover Spirit e Opportunity nel 2011 hanno trovato alcune rocce contenenti minerali che avrebbero potuto formarsi solo in ambienti caratterizzati dalla presenza di acqua liquida. Questa è una fotografia di una parte della roccia soprannominata Pot of Gold, ripresa da Spirit nel 2004. Durante la sua marcia verso le Columbia Hills, Spirit vi trovò ematite. Questa scoperta è una forte indicazione che su Marte in passato c'era molta acqua liquida, perché l'ematite è un minerale che si forma in presenza di acqua. La scoperta è stata possibile grazie a 3 strumenti montati sul braccio robotico di Spirit. Microscopic Imager, camera ad alta risoluzione specializzata nella ripresa di immagini molto ravvicinate delle rocce del terreno marziani. Mossbauer Spectrometer, ha lo specifico compito di studiare minerali ricchi di ferro. Il suo principio di base è questo: un campione solido è esposto a un raggio di radiazione gamma e un rivelatore misura l'intensità del raggio trasmesso attraverso il campione. Alpha Particle X-ray Spectrometer rileva la composizione chimica di rocce e terreni misurando i differenti modi con cui materiali diversi reagiscono a raggi X e particelle alfa. In seguito, gli spettrometri di Spirit hanno rilevato la presenza di carbonato di ferro e magnesio nella roccia denominata Comanche, in concentrazioni 10 volte superiori a quelle misurate nelle rocce precedenti. I carbonati si formano in ambienti umidi e neutri, ma si dissolvono con gli acidi. In queste immagini in falsicolori, Comanche è la montagnola marroncina al centro in secondo piano. Opportunity nel 2011 ha rilevato la presenza in grandi quantità di solfato di calcio, cioè gesso, nel cratere Endeavour. Il gesso è un minerale che si forma dalla deposizione di sali minerali, naturalmente presenti nelle acque, a causa dell'evaporazione. La riduzione del volume di acqua fa aumentare la concentrazione dei soluti al di sopra del valore massimo di saturazione, con conseguente precipitazione dei sali. In altre parole, più semplicemente, la sua presenza è un forte indice di pregressa esistenza d'acqua. Nel 2018 un gruppo di ricercatori italiani guidati da Roberto Orosei dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, in un articolo uscito su Science, ha confermato la presenza di acqua liquida sotto la superficie di Marte. Analizzando i dati del radar italiano MARSIS a bordo della sonda europea Mars Express, i ricercatori hanno individuato un forte segnale di ritorno da una zona di circa 20 km di diametro a 1,5 km di profondità sotto il polo sud di Marte. Potrebbe trattarsi di un lago salmastro. In conclusione, in questa lezione abbiamo visto che Marte, nonostante attualmente sia un mondo arido, almeno in superficie, in realtà ospita grandi quantità d'acqua al suo interno e ancora più acqua era presente in passato.